Buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale Echi del Mito. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto. Nelle leggende, nei miti, nei sussurri del fuoco e del vento. Ha raccontato se stesso. Questo è Echi del Mito, il viaggio tra le ombre degli dei, i mostri che abitano le nostre paure e le storie che ci hanno reso ciò che siamo. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. Immaginate una notte d'inverno. La foresta è un intreccio di ombre scure, rami scheletrici che si piegano al peso della neve e un silenzio così profondo da sembrare innaturale. Solo il vento, gelido come la lama di un coltello, attraversa gli alberi producendo un sussurro che pare un lamento. È in questi scenari che nasce una delle leggende più inquietanti e disturbanti del folklore nordamericano. Il Wendigo. È una creatura che incarna l'avidità, la fame eterna e la perdita dell'umanità. Un mostro che non si accontenta mai, che divora e divora, senza trovare mai sazietà. Un'entità che, secondo i racconti delle popolazioni native americane, si aggira nei boschi del nord, soprattutto durante i lunghi e spietati inverni, quando il cibo scarseggia e la disperazione può spingere gli uomini oltre i confini della ragione. Il Wendigo non è soltanto una creatura immaginaria, è un simbolo, un avvertimento e per alcuni persino una realtà terrificante. Il suo mito attraversa i secoli assumendo forme sempre diverse, adattandosi al timore delle comunità che lo evocavano e continuando a ispirare libri, film e videogiochi fino ai nostri giorni. Ma cos'è esattamente un Wendigo? È un mostro della foresta? Uno spirito maligno? O il riflesso della parte più oscura dell'animo umano? Per comprenderlo dobbiamo fare un viaggio indietro nel tempo, tra le tribù algonchine, che per prime hanno parlato di questa creatura. Dobbiamo esplorare il contesto in cui queste leggende sono nate, terre fredde e implacabili, dove la sopravvivenza non era mai garantita. Dobbiamo capire perché il mito del Wendigo fosse così potente da influenzare non solo i racconti intorno al fuoco, ma anche i comportamenti sociali e persino le leggi tribali. In questo video vi porterò alla scoperta di tutto ciò che sappiamo sul Wendigo, dalle sue origini culturali alle sue descrizioni fisiche, dalle interpretazioni psicologiche ai casi storici, fino al suo ruolo nella cultura pop contemporanea. Sarà un percorso lungo e oscuro, dove folklore e realtà si intrecciano in modi sorprendenti. Prima di cominciare, chiudete gli occhi e immaginatevi lì, in una capanna di legno, circondati da neve e silenzio. La fame cresce, il fuoco scoppietta e fuori qualcosa si muove tra gli alberi. I vecchi raccontano che, se ascoltate attentamente, potete udire il suo respiro affannoso, misto a un odore nauseante di decomposizione. Dicono che il Wendigo cammina senza mai fermarsi, spinto da una voracità che non conosce tregua. E se i vostri passi dovessero tradirvi, se la vostra voce dovesse infrangere il silenzio, allora potreste attirare la sua attenzione. Se ti affascinano le leggende, gli dei e le ombre del passato, iscriviti al canale. Ogni settimana riporteremo alla luce un nuovo frammento di mito, perché certe storie non devono essere dimenticate. Capitolo 2. Origini e radici culturali. Per comprendere davvero il Wendigo dobbiamo tornare alle sue radici. Questa creatura affonda le proprie origini nelle tradizioni orali delle popolazioni algonchine, un vasto insieme di tribù native del Nord America che si estendevano tra il Canada, il nord degli Stati Uniti e le fredde regioni intorno ai Grandi Laghi. Le tribù più frequentemente associate al mito del Wendigo sono i Cree, gli Ojibwe, i Salteroks, gli Innu e i Naskapi. E davvero non so se ho detto esattamente i nomi come si dovrebbero dire, quindi se qualcuno lo sa lo scriva nei commenti. Ma comunque, ognuna di queste aveva sfumature diverse e varianti, ma tutte erano accomunate da un nucleo centrale.
La figura del Wendigo rappresentava la fame eccessiva, l'avidità che distrugge l'uomo e lo trasforma in qualcosa di mostruoso. Ma qual era il suo contesto geografico e sociale? Immaginate di vivere in un luogo dove l'inverno dura la maggior parte dell'anno. Il freddo non è soltanto fastidio, è una minaccia mortale. Le scorte di cibo finiscono presto e la caccia diventa difficile. Le notti sono interminabili e il silenzio della foresta viene rotto solo dal vento e dai lupi. In questo scenario, la paura della fame e del era reale, non era leggenda, era una possibilità concreta per chi non riusciva a sopravvivere all'inverno. Il Wendigo nasce qui, come avvertimento morale. La leggenda serviva a ricordare alla comunità che per quanto terribile fosse la fame, cedere al cannibalismo avrebbe significato perdere per sempre la propria umanità. Ma qual è il ruolo del Wendigo nella cultura algonchina? Secondo molte versioni, chiunque avesse ceduto alla tentazione di nutrirsi di carne rischiava di trasformarsi in un Wendigo. Non era soltanto un mostro che si incontrava per caso nella foresta. Era una possibilità che si annidava dentro ognuno. Questo rende la leggenda ancora più potente. Il Wendigo non è solo l'altro, non è solo la creatura là fuori nei boschi, ma può nascere dentro di te, se permetti all'avidità e alla disperazione di prendere il sopravvento. Nei racconti tradizionali il Wendigo era uno spirito maligno, un'entità che corrompeva l'anima e il corpo dell'uomo. In alcuni casi era visto come una sorta di spirito della natura, una forza del gelo e della fame che puniva chi trasgrediva le regole sociali. In altri era invece descritto come un essere fisico mostruoso che si aggirava nella foresta. Ma come viene trasmessa questa leggenda? Le storie del Wendigo venivano tramandate oralmente attorno al fuoco nelle lunghe notti invernali. Erano storie di paura, ma anche di insegnamento. Servivano a proteggere la comunità, a mantenere viva la disciplina in tempi difficili e soprattutto a fissare un confine netto tra ciò che era umano e ciò che non lo era più. In questo senso, il Wendigo non è soltanto una leggenda di terrore, è anche un codice morale, un simbolo che regola il comportamento sociale. E come è stato diffuso questo mito oltre alle tribù algonchine? Quando i primi missionari europei arrivarono nelle terre algonchine, rimasero colpiti da questi racconti. Alcuni li interpretarono come semplici superstizioni, altri li registrarono in diari e resoconti, contribuendo così alla diffusione della leggenda anche al di fuori delle comunità native. Col passare dei secoli, il Wendigo ha varcato i confini delle tribù che le avevano originato, fino a diventare un simbolo universale di fame insaziabile e perdita di umanità. Capitolo 3. Aspetto e caratteristiche del Wendigo. Ora entriamo nel vivo. Una delle ragioni per cui il Wendigo continua a inquietare è la sua descrizione fisica, spaventosa, mutevole, sempre legata all'idea di mostruosità e deformità. Allora, il suo aspetto tradizionale. Nelle versioni più antiche del folklore algonchino, il Wendigo viene descritto come una creatura scheletrica, emaciata, con la pelle tirata sulle ossa, come pergamena secca. Gli occhi sono infossati nelle orbite e il corpo è ricoperto di una pelle grigia, quasi traslucida. A volte appare con labbra rosicchiate o addirittura senza bocca, come se la carne stessa fosse stata consumata dalla sua fame. Un dettaglio ricorrente è la dimensione innaturale. Più il Wendigo si nutre, più cresce. Ma nonostante aumenti di statura e forza, rimane eternamente affamato. Immaginate un essere alto più di 3 metri, scheletrico e contorto, con arti troppo lunghi e movimenti innaturali. E aveva anche degli elementi soprannaturali. Al Wendigo venivano attribuite diverse capacità sovrumane, forza immensa, in grado di squarciare porte o spezzare ossa con facilità, velocità. Si muoveva silenzioso nella neve, nonostante la stazza, resistenza al freddo, simbolo vivente dell'inverno, può sopravvivere nelle condizioni più estreme e aveva un cuore di ghiaccio.
Alcune leggende lo descrivono come un essere con un nucleo congelato, incapace di provare calore e compassione. Il freddo stesso sembrava accompagnarlo. L'arrivo del Wendigo è spesso annunciato da un improvviso gelo, anche in piena estate, come se portasse con sé l'inverno eterno. E invece poi ci sono state le reinterpretazioni moderne. Con il tempo l'immagine del Wendigo si è evoluta. Oggi molte rappresentazioni lo mostrano come una sorta di ibrido tra uomo e cervo, con un teschio di alce al posto della testa e corna imponenti. Questa versione, popolarizzata dal cinema e dai videogiochi, non fa parte del folklore originario, ma è diventata iconica per la sua forza visiva. In realtà le popolazioni algonchine non parlavano di corna né di sembianze animali. Questa è una rivisitazione contemporanea per rendere il mostro ancora più spaventoso. E la fame eterna. L'elemento più importante di tutti non è l'aspetto, ma la sua fame inestinguibile. Il Wendigo non conosce sazietà. Ogni volta che divora una vittima, cresce. E con lui cresce anche la sua voracità. È un ciclo infinito, un incubo senza soluzione. Più consuma, più desidera. Questo dettaglio lo rende diverso da tanti altri mostri folcloristici. Non è soltanto un predatore che uccide per sopravvivere, è un abisso vivente, un simbolo di desiderio senza limite. E questa caratteristica, più ancora della sua figura scheletrica, è ciò che lo rende davvero terrificante. Che presagi possiamo avere della sua presenza? Secondo alcuni racconti, prima che il Wendigo arrivi, si avvertono strani segnali. Un silenzio naturale nella foresta, come se perfino gli animali si nascondessero. Un rumore di rami spezzati tra gli alberi, anche senza vento. Un odore nauseante di decomposizione e sangue, portato appunto anche questo dal vento. La sensazione di essere osservati anche quando non c'è nessuno intorno. E se la creatura è vicina, dicono che si possa sentire qualcosa tipo un sussurro, il richiamo della fame, che tenta di contagiare anche chi ascolta. Quindi, se questa parte ti ha colpito, lascia per favore un like, è il modo migliore per far scoprire questa storia ad altri amanti del mistero. E poi continuiamo col capitolo 4. Simbolismo e interpretazioni. Il Wendigo non è solo un mostro da racconti intorno al fuoco. Dietro la sua immagine spaventosa si nasconde un simbolo potente che riflette le paure, i limiti e i valori delle popolazioni che lo hanno creato. E quindi è un vero e proprio monito morale, volendo. Il Wendigo era soprattutto un avvertimento: non cedere mai al capitalismo, non lasciarsi divorare dall'avidità. Le leggende ricordavano che la fame poteva togliere la vita, ma l'avidità poteva togliere l'anima. Chi mangiava carne umana per disperazione o per brama era destinato a trasformarsi in qualcosa di inumano. Era dunque un deterrente sociale, una storia che custodiva la comunità, insegnando che violare i tabù fondamentali significava condannarsi a un'esistenza da mostro. E la fame stessa, la fame eterna, è una metafora. Il Wendigo rappresenta la fame insaziabile, non solo di cibo, ma di potere, di ricchezza, di dominio. Questa interpretazione è sopravvissuta fino ad oggi. Alcuni antropologi e scrittori hanno visto nel Wendigo la metafora dell'avidità senza limiti, che distrugge il mondo naturale e la società. In questo senso la creatura non appartiene solo al folklore algonchino, diventa un archetipo universale che parla della paura di consumare più di quanto sia giusto. Ed ha anche un aspetto psicologico. Il Wendigo è anche una rappresentazione della paura di perdere se stessi. L'idea che un essere umano, sotto la pressione della fame o della disperazione, possa trasformarsi in un mostro, ci colpisce profondamente. Non è un nemico esterno, ma un nemico interiore, la possibilità che la nostra stessa umanità si sgretoli. E qual è allora l'attualità di quel simbolismo? Come lo passiamo noi? In tempi moderni molti hanno interpretato il Wendigo come simbolo del consumismo sfrenato e della distruzione ambientale, un'umanità che divora risorse senza fermarsi, condannandosi a un ciclo di fame infinita. Così il Wendigo non è solo un mostro dei boschi del Nord America, per esempio, ma un avvertimento che attraversa i secoli
Non lasciate che la fame di qualsiasi tipo vi divori. Capitolo 5. Storia e testimonianze tradizionali. Le leggende sul Wendigo non sono solo descrizioni astratte. Per le popolazioni algonchine erano racconti vissuti, tramandati di generazione in generazione, storie che parlavano di incontri reali, di avvertimenti e di trasformazioni. E questi venivano appunto tramontati attorno al fuoco. Immaginate una notte d'inverno, gli anziani seduti attorno al fuoco, mentre i più giovani ascoltano rapiti. Uno dei racconti più diffusi narra di un cacciatore che, sorpreso da una tempesta, rimase senza cibo per giorni. La disperazione lo spinse a guardare i compagni di viaggio non più come fratelli, ma come possibili fonti di nutrimento. Si dice che quando cedette, il suo corpo cambiò. Gli occhi diventarono vuoti, la pelle si tese sugli zigomi e la sua voce si trasformò in un ringhio disumano. Da quel momento vagò nei boschi come un Wendigo, condannato a non trovare mai più pace. Questi racconti non erano solo favole, erano avvertimenti sociali. Ogni dettaglio serviva a insegnare ai più giovani che la fame non giustifica tutto e che l'umanità va difesa a ogni costo. E poi c'era il mito del contagio. Un altro elemento spesso presente è l'idea che il Wendigo potesse trasmettere la sua maledizione. Alcuni racconti parlano di persone che, pur non avendo mai mangiato carne umana, venivano infettate dal suo spirito. Bastava l'incontro, addirittura il sogno del Wendigo, per cadere lentamente nella sua follia. Visioni, fame crescente, isolamento. Era una paura reale, il mostro non era solo fisico, ma anche spirituale e psicologico. E poi c'erano le testimonianze raccolte dai coloni. Quando i primi missionari e coloni europei arrivarono in quelle regioni, rimasero colpiti dalla frequenza con cui le popolazioni native parlavano del Wendigo. Nei loro diari raccontavano di villaggi interi terrorizzati, dall'idea che un Wendigo si aggirasse nei boschi vicini. Alcuni sciamani venivano chiamati per esorcizzare il male, praticando rituali di purificazione o persino allontanando chi mostrava segni di follia. E poi c'erano delle visioni da incubo. Una storia raccapricciante arriva dagli Ojibwe. Raccontano di un uomo che, dopo aver sognato il Wendigo, cominciò a rifiutare il cibo normale. Ogni giorno appariva più magro, ma parlava di sentire dentro di sé una forza oscura. Un giorno sparì nella foresta e non fu mai più visto. La tribù concluse che si fosse unito ai Wendigo, camminando per sempre tra gli alberi. E poi c'è la paura, la paura concreta. E queste testimonianze dimostrano quanto il Wendigo fosse reale nella mente delle persone. Non era una storia lontana, ma un pericolo quotidiano, soprattutto nei mesi più duri dell'inverno. Perché la fame non era una metafora, era una minaccia costante e il Wendigo rappresentava la personificazione di quella fame, trasformata in un mostro. E se, fra parentesi, vuoi scoprire il dietro le quinte, le curiosità e le anticipazioni dei prossimi capitoli, seguimi anche su Instagram, lì condivido i miti che non entrano nei video. Capitolo 6. Il Wendigo nella storia e nei casi reali. Il Wendigo non rimase confinato nelle leggende attorno al fuoco. Con il tempo si manifestò anche nella realtà, in episodi tragici e documentari che ancora oggi alimentano il mistero. Un esempio è il caso di Swift Runner, che è senza dubbio il più famoso. Era un cacciatore Cree vissuto in Canada alla fine dell'Ottocento. Era il 1878 e Swift Runner viveva con la moglie e i 6 figli in un'area remota del nord dell'Alberta. L'inverno fu particolarmente rigido, le scorte finirono, la selvaggina era introvabile e la disperazione cominciò a crescere. Quando, alla fine della stagione, Swift Runner si presentò in un insediamento europeo, appariva ben nutrito. Non sembrava il sopravvissuto a una carestia, ma dietro di lui non c'era più la sua famiglia. Le autorità iniziarono a sospettare e quando tornarono con lui nella sua capanna, trovarono una scena macabra. Ossa sparse, alcune spezzate per estrarne il midollo e resti umani parzialmente bruciati. Swift Runner aveva ucciso e divorato la propria famiglia. Durante il processo, l'uomo dichiarò di essere stato tormentato da una presenza oscura, di aver sentito il richiamo del Wendigo dentro di sé. Disse che non era stata la fame a guidarlo, ma qualcosa di più grande, una forza che lo spingeva verso il cataclismo. Fu condannato a morte e impiccato a Fort Saskatchewan,
non so come si dica, mi dispiace. La sua esecuzione venne seguita da molti curiosi e il suo caso rimase nella memoria collettiva con la prova vivente della maledizione del Wendigo. E a partire da episodi come quello di Swift Runner, studiosi e missionari iniziarono a parlare di una vera e propria condizione psicologica, la cosiddetta psicosi del Wendigo. Si trattava, secondo alcuni antropologi, di una malattia mentale tipica delle popolazioni algonchine, in cui una persona sviluppava un'ossessione per il cannibalismo, accompagnata dalla convinzione di trasformarsi in un Wendigo. I sintomi riportati sono incubi ricorrenti, paura di perdere l'autocontrollo, fame insaziabile nonostante ci fosse cibo normale disponibile, allucinazione di voci e presenze che incitavano al cannibalismo. Molti esperti moderni, però, mettono in dubbio che la sindrome del Wendigo sia mai esistita davvero come malattia clinica. Alcuni la considerano un'invenzione dei missionari europei per spiegare comportamenti che non comprendevano. Altri la interpretano come un modo delle stesse comunità native per razionalizzare episodi di follia o di cannibalismo avvenuti in condizioni estreme. Ci sono anche altri episodi documentati, però. Oltre a Swift Runner, esistono altri racconti di uomini e donne accusati di essere diventati dei Wendigo. In diversi casi le tribù decisero di agire drasticamente. Gli sciamani e i capi villaggio condannavano a morte chi mostrava segni di trasformazione per proteggere la comunità. Uno dei più noti riguarda un uomo Cree di nome Jack Fiddler, vissuto all'inizio del Novecento. Era uno sciamano rispettato e cacciatore di Wendigo. Si dice che avesse ucciso oltre 14 persone, tra cui la propria moglie, perché ritenute possedute dal Wendigo. Nel 1907 Jack Fiddler fu arrestato dalla polizia canadese per omicidio. Durante il processo spiegò che le sue azioni erano state dettate dalla tradizione. Quelle persone erano già perdute e la loro eliminazione era l'unico modo per salvare la tribù. Il caso fece scalpore. Da un lato c'erano le leggi occidentali, dall'altro un sistema di credenze radicato da secoli. Jack Fiddler morì in prigione, ma la sua storia rimase come testimonianza di quanto il Wendigo fosse percepito come una minaccia reale. E quindi è una realtà o una metafora? Questi casi dimostrano quanto fosse sottile il confine tra leggenda e realtà. Per i Cree, gli Ojibwe e le altre tribù, il Wendigo non era solo un racconto per spaventare i bambini, era un pericolo concreto che poteva infiltrarsi nella mente e spingere le persone oltre l'umanità. Oggi, gli antropologi vedono in questi episodi la manifestazione di una paura collettiva, il che durante le carestie. Ma per chi li visse, il Wendigo era qualcosa di più, uno spirito, una forza, un incubo che poteva prendere possesso di chiunque. E ora, la storia del Wendigo com'è mutata nella cultura popolare? Il Wendigo è nato come spirito oscuro delle foreste del Nord America. Oggi è diventato un'icona globale. La sua immagine deformata e reinterpretata si è fatta strada nella letteratura, nel cinema, nei fumetti e persino, nei videogiochi. E se da un lato questo ne ha ampliato la fama, dall'altro lo ha anche trasformato arricchendolo di nuove forme e significati. Per esempio, nella letteratura il Wendigo compare già nella narrativa del primo Novecento. Una delle opere più celebri è il racconto The Wendigo, dello scrittore britannico Algernon Blackwood, nel 1910. In questa storia, ambientata nei boschi canadesi, un gruppo di cacciatori entra in contatto con una creatura invisibile, misteriosa, che richiama in modo inquietante la leggenda del Wendigo. Blackwood non lo descrive mai chiaramente, lasciando il lettore immerso nell'angoscia dell'ignoto. Questo approccio, non mostrare mai il mostro per intero, è rimasta una delle tecniche più potenti usate in seguito da scrittori e registi. Nel corso del tempo altri autori hanno ripreso il mito. Agnes Laut negli anni '20 ne scrisse come di una creatura legata alla punizione del cannibalismo. Negli anni recenti molti scrittori di horror e urban fantasy lo hanno adottato, arricchendo il suo mito di dettagli più moderni. E invece nel cinema? Nel cinema il Wendigo è apparso più volte sul grande schermo con interpretazioni diverse.
Uno dei film più noti è Ravenous del 1999, ambientato nell'Ottocento, in cui il mito di Wendigo è legato al cannibalismo e alla follia dei coloni. Il film è diventato un cult per la sua atmosfera disturbante. Nel 2001 è uscito Wendigo di Larry Fessenden, sperando che si pronunci così, un horror psicologico che fonde folklore e tensione familiare. Altri titoli come Skinwalkers, The Howl of the Wendigo o The Last Winter riprendono lo stesso tema, mostrando creature scheletriche, deformi, spesso con corna da cervo. E poi c'è Stephen King, che nel romanzo Pet Sematary inserisce un Wendigo come presenza maligna che infesta il cimitero indiano, un essere invisibile che amplifica la morte e la corruzione. Negli ultimi anni il Wendigo è apparso anche in film come Antlers del 2021, prodotto da Guillermo del Toro, che fonde il mito tradizionale con un'estetica moderna, un mostro con corna gigantesche, corpo emaciato e cuore di ghiaccio. Infine, nelle serie TV, il Wendigo ha avuto spazio anche nella serialità televisiva, per esempio in Supernatural. Uno dei primi episodi, infatti, vede i fratelli Winchester affrontare il Wendigo nei boschi, con una versione molto fedele al folklore, un mostro umanoide, veloce, vorace, è quasi impossibile da fermare. In altre produzioni, come Teen Wolf o Streghe, il Wendigo appare come creatura secondaria, adattata alle regole dei rispettivi universi narrativi. E infine nei videogiochi, che forse è il medium che più ha reso popolare il Wendigo negli ultimi anni a questa parte. Uno degli esempi più celebri è Until Dawn del 2015, un survival horror interattivo in cui gli antagonisti principali sono proprio i Wendigo. Qui il mito viene reinterpretato: chiunque commetta un atto di cannibalismo diventa un Wendigo, trasformandosi in un mostro ossuto, agile e terrificante. Il design adottato nel gioco, scheletrico, con occhi luminosi e movimenti contorti, è diventato iconico per le nuove generazioni, contribuendo a fissare l'immagine del Wendigo, con corna e tratti animaleschi. Altri videogiochi sono, per esempio, Fallout 76, The Secret World e Until Dawn Rush of Blood. Hanno inserito il Wendigo come creature spaventose, a metà tra zombie e demoni. E non ci resta che la parte cartacea, e non quella dei libri, ma quella dei fumetti e della cultura pop. Nei fumetti Marvel, il Wendigo è addirittura un avversario dell'incredibile Hulk e di Wolverine. In questo caso la creatura è reinterpretata come un mostro bianco, enorme e animalesco, risultato di una maledizione. Questa versione si discosta molto dal mito originale, ma testimonia quanto l'immagine del Wendigo sia ormai penetrata nella cultura popolare globale. E anche in giochi di ruolo come Dungeons and Dragons, il Wendigo è stato inserito come creatura da combattere, con varianti che mescolano folklore e fantasy. E quindi, detto tutto ciò, come si è trasformato il mito? Che trasformazione ha avuto? Il Wendigo dei popoli algonchini era uno spirito scheletrico, simbolo di fame e avidità. Quello della cultura pop è diventato un ibrido visivo, metà uomo, metà cervo, con corna imponenti, pelle lacerata e arti mostruosi. Questa trasformazione risponde a una logica semplice. Un mostro con corna è immediatamente riconoscibile e visivamente spaventoso. Così, pur allontanandosi dal mito originale, il Wendigo moderno ha conquistato cinema e videogiochi. E questo comprende un passaggio: si muove dalla foresta al mondo. Oggi, se si cerca Wendigo su internet, si trovano centinaia di illustrazioni, fan art, racconti, creepypasta e teorie online. Il Wendigo è diventato una leggenda globale, capace di attraversare culture e generazioni. Ma alla base rimane sempre il nucleo originario: la fame che non conosce fine, la trasformazione dell'uomo in mostro quando perde il controllo su se stesso. E quindi, capitolo 8. Il Wendigo come archetipo psicologico e antropologico. Il Wendigo non è solo un mostro delle foreste. Per molti studiosi rappresenta qualcosa di molto più profondo, un archetipo universale della paura umana, una metafora della perdita di controllo e della disumanizzazione. E quindi, che cosa porta questa paura della fame e del bisogno? Nelle regioni del Nord America la carestia era una minaccia costante.
Il Wendigo incarna proprio questa paura, la fame che diventa ossessione, il rischio di mangiare i propri simili pur di sopravvivere, un incubo reale trasformato in mito. E in tutto ciò, dove si colloca l'avidità senza fine? È proprio il simbolo, il Wendigo, di un'avidità infinita, più divora, più ha fame. Gli antropologi lo interpretano come un monito collettivo. Chi non rispetta l'equilibrio con la natura, chi prende più di quanto serve, diventa un mostro. È la stessa paura che ritroviamo in altre culture: il drago che accumula oro, i demoni dell'ingordigia, le divinità punitive. E la psicologia del Wendigo? Nei casi storici abbiamo appunto parlato di psicosi del Wendigo, persone convinte di trasformarsi in mostri cannibali. Per la psicologia moderna, questo fenomeno potrebbe rientrare nelle psicosi culturali, malattie mentali influenzate dalle credenze delle società in cui si vive. Come dire che il mito stesso può infiltrarsi nella mente e diventare reale per chi lo teme. Quindi il Wendigo come diventa specchio della modernità? Alcuni antropologi contemporanei interpretano il Wendigo come una metafora del nostro tempo: consumismo senza limiti, distruzione della natura, uomini che divorano risorse senza mai essere sazi. In questa chiave il Wendigo non è più solo un mostro del passato, ma un avvertimento per il futuro. Se l'umanità non impara a controllare la propria fame, rischia di divorare se stessa. E quindi in un certo modo diventa un archetipo universale. Se pensiamo bene, il Wendigo è simile ad altre figure oscure: i vampiri europei, affamati di sangue, i ghoul arabi, divoratori di cadaveri, gli oni giapponesi, spiriti famelici. Ovunque le culture hanno creato mostri che rappresentano la perdita di umanità e la fame infinita. Il Wendigo è la versione nordamericana di questo archetipo universale, l'ombra che ci ricorda quanto fragile sia il confine tra uomo e bestia. E quindi siamo quasi arrivati alla fine di questo video. Ultimo capitolo, capitolo 9, conclusioni. Il Wendigo ci ha accompagnato lungo un viaggio tra mito, paura e simbolismo. Abbiamo visto come nasce dalle foreste gelide del Nord America, come incarna la fame infinita, come è stato raccontato nei villaggi attorno al fuoco e come nel tempo sia diventato un'icona globale di horror e folklore. E quindi cosa ci porta questo? Qual è la riflessione finale di questo discorso? È che il Wendigo non è solo un mostro, è una domanda aperta. Cosa accade quando l'uomo perde il controllo su se stesso? Quanto siamo disposti a sacrificare pur di sopravvivere? E cosa succede se la nostra fame, che sia di cibo, o di potere, o di denaro, non trova mai fine? Il mito ci avverte, è lui che ci dice: non è la foresta a trasformarci, ma sono le nostre scelte. E quindi, forse il Wendigo è ancora tra di noi. Non nei boschi innevati, ma nelle grandi città, nei mercati, nelle società che consumano senza sosta. Ogni volta che superiamo il limite della misura, rischiamo di diventare un po' Wendigo anche noi. E così chiudiamo questo viaggio nel mito nordamericano, ma ogni leggenda ha una sorella, un riflesso in un'altra cultura. Nel prossimo episodio esploreremo un'altra figura che incarna la paura e la potenza primordiale: Zeus, il re degli dei dell'Olimpo. Un dio che lancia fulmini, domina uomini e dei, ma che nasconde anche un lato oscuro, fatto di desiderio e di eccessi. Comunque sia, il filo rosso che unisce il discorso è sempre lo stesso: la mitologia come specchio dell'uomo con i suoi desideri e le sue paure. Questa era la leggenda del Wendigo, un mito che parla di fame, avidità e trasformazione. E ora voglio sapere da voi: se vi trovaste soli in una foresta gelata con la fame che vi divora, fino a dove sareste disposti a spingervi? Scrivetelo nei commenti, perché ogni leggenda parla di noi, anche quando non ce ne accorgiamo. La leggenda del Wendigo ci insegna che i mostri peggiori vivono proprio dentro di noi. E se questa storia ti ha parlato, lascia un like, iscriviti, condividila con chi ama i miti e i misteri del mondo antico. Lunedì torneremo dove tutto è cominciato, sull'Olimpo. Preparati a incontrare Zeus, il dio che regna con il fulmine e con la paura.